Benvenuto in questo canale! Ti sei mai sentito paralizzato dalle insicurezze? Come se un velo di dubbi ti impedisse di avanzare e di realizzare i tuoi sogni. Ti sei mai ritrovato a rinunciare a un'opportunità per paura di non essere all'altezza? Se la tua risposta è sì, ricorda che tanti altri sono nella tua situazione. Tutti noi, in alcuni momenti della nostra vita, ci troviamo ad affrontare queste sfide. Ma c'è una filosofia antica che può aiutarci a superare questi ostacoli e a trovare la forza interiore di cui abbiamo bisogno, lo stoicismo. In questo video esploreremo come lo stoicismo può aiutarci a gestire le insicurezze e i dubbi. Vedremo come, attraverso i principi stoici, possiamo 1. Identificare le radici delle nostre insicurezze. Le insicurezze, come ombre tenaci, ci inseguono da tempo immemorabile. Dubbi su noi stessi, sulle nostre capacità, sul nostro valore, ci paralizzano, impedendoci di avanzare e di realizzare i nostri sogni. Come se un velo di nebbia oscurasse la nostra vista, facendoci percepire il mondo distorto e minaccioso. Ma da dove provengono queste paure? Quali sono le radici profonde che le alimentano? Lo stoicismo, con la sua saggezza millenaria, ci offre una chiave preziosa per svelare questo mistero. Il primo passo, infatti, è quello di scavare a fondo nell'animo nostro, di intraprendere un viaggio introspettivo per identificare le origini delle nostre insicurezze. Spesso, queste paure affondano le loro radici in esperienze passate, in traumi infantili, in critiche ricevute o in paragoni con gli altri. Un'infanzia difficile, un genitore ipercritico, un bullismo subito a scuola, possono aver minato la nostra autostima, lasciandoci con profonde cicatrici interiori. Oppure, il continuo confronto con immagini perfette sui social media, con vite apparentemente impeccabili, può farci sentire inadeguati e inferiori. Lo stoicismo ci insegna a mettere nero su bianco questi pensieri negativi, a portarli alla luce del sole, attraverso un esercizio pratico fondamentale, il giornale stoico. Scrivendo ogni giorno i nostri pensieri, le nostre paure e le nostre emozioni, possiamo distanziarci da esse e osservarle con occhio critico. In questo modo iniziamo a scoprire le distorsioni cognitive che alimentano le nostre insicurezze. Pensieri come «non sono abbastanza bravo», «non riuscirò mai», «tutti mi giudicano» si rivelano spesso irrazionali e infondati. Attraverso l'analisi razionale possiamo mettere in discussione queste convinzioni negative e iniziare a ricostruire un'immagine più realistica di noi stessi. È come se dovessimo ripulire una stanza buia e polverosa. Mano a mano che portiamo alla luce gli oggetti nascosti, possiamo finalmente spazzare via la polvere e far entrare la luce. La stanza, un tempo buia e opprimente, si trasforma in un luogo luminoso e accogliente. Questo è solo l'inizio del nostro viaggio verso la liberazione dalle insicurezze, ma è un passo fondamentale, un passo che ci permette di prendere coscienza di noi stessi e di iniziare a costruire una nuova identità, libera dalle paure del passato. 2. Accettare ciò che non possiamo controllare. La vita è un fiume in continua evoluzione, un vortice di eventi che spesso sfuggono al nostro controllo. Il tempo meteorologico, le opinioni degli altri, gli eventi storici. Quante cose ci sono che non possiamo influenzare in alcun modo. Eppure, tendiamo ad aggrapparci a queste realtà incontrollabili, consumandoci in inutili preoccupazioni e ansie. Lo stoicismo ci insegna a liberarci da questa catena invisibile, a accettare ciò che non possiamo controllare e a focalizzare la nostra attenzione su ciò che possiamo influenzare, le nostre azioni e i nostri pensieri. Immaginate di essere di fronte a un uragano. Inutile cercare di fermare la sua furia, inutile combattere contro la sua potenza. L'unica cosa che possiamo fare è metterci al riparo, proteggerci dai suoi effetti devastanti. Allo stesso modo, di fronte alle avversità della vita, lo stoicismo ci invita a non sprecare energie in inutili lotte, ma a concentrarci su ciò che possiamo fare per fronteggiarle. Questo significa agire con razionalità e lucidità, elaborando un piano d'azione concreto e mettendo in atto le nostre capacità per superare l'ostacolo. Significa anche accettare l'incertezza, la possibilità che le cose non vadano come vorremmo. Ma questa accettazione non è rassegnazione, è piuttosto consapevolezza. È la consapevolezza che non tutto è sotto il nostro controllo, ma che abbiamo comunque la forza e la capacità di affrontare qualsiasi sfida. Un esempio pratico? Immaginate di essere preoccupati per un imminente colloquio di lavoro. Avete studiato a fondo? Vi siete preparati al meglio? Ma non potete controllare l'esito del colloquio. Lo stoicismo vi suggerisce di accettare l'incertezza e di concentrarvi su ciò che potete controllare, la vostra prestazione. Date il massimo durante il colloquio, dimostrando le vostre capacità e la vostra passione.
In questo modo avrete la coscienza pulita, sapendo di aver fatto tutto il possibile e avrete ridotto al minimo l'ansia. Accettare l'incontrollabile non significa rinunciare, significa piuttosto liberarsi da un peso inutile e trovare la quiete interiore anche di fronte alle tempeste della vita. È come salire sulla cima di una montagna e ammirare il panorama mozzafiato. La vastità del mondo ci ricorda la nostra piccolezza, ma ci dona anche un senso di pace e di libertà. Ricordate, CEO, che non possiamo controllare, non ha alcun potere su di noi. È solo quando ci aggrappiamo a queste realtà illusorie che diventiamo vulnerabili e infelici. Impariamo ad accettare l'incontrollabile e troveremo la forza e la serenità per affrontare qualsiasi sfida. 3. Sviluppare il coraggio e la resilienza. Le insicurezze e i dubbi ci hanno resi fragili, come fiori appassiti sotto il sole cocente. Ma dentro di noi c'è una forza immensa, un potenziale inesplorato che aspetta solo di essere risvegliato. Lo stoicismo ci offre gli strumenti per diventare guerrieri della vita, capaci di affrontare le avversità con coraggio e resilienza. Immagina di trovarti di fronte a un nemico potente, un ostacolo che sembra insormontabile. La paura ti attanaglia, l'istinto ti suggerisce di fuggire. Ma un guerriero stoico non si arrende. Sa che la vera forza non risiede nei muscoli ma nella mente. Attraverso esercizi pratici come la visualizzazione e la meditazione, impara a padroneggiare i propri pensieri, a trasformare la paura in coraggio. Nella visualizzazione si proietta mentalmente la situazione difficile, immaginando di affrontarla con calma e determinazione. Visualizza ogni passo, ogni azione, ogni reazione. In questo modo impari ad affrontare la realtà in modo efficace, preparando la mente e il corpo alla sfida. La meditazione, invece, permette di sviluppare la consapevolezza di sé, di osservare i propri pensieri e le proprie emozioni senza giudizio. Imparando a distaccarsi dai pensieri negativi, il guerriero stoico diventa più forte e più resistente alle avversità. Oltre a queste tecniche mentali, lo stoicismo ci insegna anche l'importanza di agire con virtù. Le virtù stoiche, come la saggezza, il coraggio, la giustizia e la temperanza, sono le qualità che ci permettono di vivere in armonia con la natura e di realizzare il nostro pieno potenziale. Un guerriero stoico è saggio e valuta ogni situazione con razionalità. È coraggioso e affronta le difficoltà con determinazione. È giusto e tratta gli altri con equità e rispetto. È temperante e non si lascia sopraffare dai desideri o dai piaceri effimeri. Mettere in pratica le virtù stoiche non significa diventare perfetti o infallibili. Significa impegnarsi ogni giorno a migliorare, a fare del proprio meglio in ogni situazione. Significa cadere e rialzarsi, imparando dagli errori e diventando più forti ad ogni sfida. Essere un guerriero stoico non è facile. Richiede disciplina, costanza e un profondo impegno personale. Ma il premio è immenso. La libertà dalle paure, la forza interiore per affrontare qualsiasi avversità, la felicità di una vita vissuta con autenticità e integrità. Allora, cosa aspetti? Indossa la tua armatura stoica e preparati a combattere la tua battaglia personale. Il mondo ha bisogno di guerrieri come te, di persone pronte a difendere i propri valori e a costruire un futuro migliore. 4. Agire secondo virtù. Lo stoicismo non è solo una filosofia teorica, ma una guida pratica per vivere una vita più felice e appagante. Al centro di questa filosofia ci sono le virtù stoiche, le qualità che ci permettono di vivere in armonia con la natura e di realizzare il nostro pieno potenziale. Immagina di essere un navigante in mare aperto. Senza una bussola, sei alla mercé delle onde e delle correnti, destinato a vagare senza meta. Le virtù stoiche sono la tua bussola, lo strumento che ti permette di orientare la tua vita verso la felicità e la realizzazione personale. Le virtù stoiche principali sono 4. Saggezza, la capacità di comprendere la realtà in modo obiettivo e razionale. Un saggio stoico non si lascia ingannare dalle apparenze, ma valuta ogni situazione con lucida razionalità. Coraggio, la forza di affrontare le difficoltà e di agire nel modo giusto anche di fronte alle paure. Un coraggioso stoico non si arrende di fronte agli ostacoli, ma li affronta con determinazione e perseveranza. Giustizia, la volontà di trattare gli altri con equità e rispetto. Un giusto stoico considera ogni persona con imparzialità, riconoscendo il valore di ogni essere umano. Temperanza, la moderazione nei desideri e nei piaceri. Lo stoico non si lascia sopraffare dalle passioni effimere, ma ricerca la stabilità e la soddisfazione interiore. Mettere in pratica le virtù stoiche non significa diventare perfetti o infallibili. Significa impegnarsi ogni giorno a migliorare, a fare del proprio meglio in ogni situazione.
Significa cadere e rialzarsi, imparando dagli errori e diventando più forti ad ogni sfida. Un esempio pratico? Immagina di trovarti in una situazione di conflitto con un collega. Lo stoicismo ti incoraggia ad affrontare la situazione con saggezza e giustizia. Ascolta attentamente il punto di vista del tuo collega, cerca di comprendere le sue ragioni e cerca di trovare una soluzione che sia giusta per entrambi. In questo modo dimostrerai coraggio e temperanza e contribuirai a creare un ambiente di lavoro più positivo. Le virtù stoiche non sono solo precetti astratti, ma principi concreti che possono essere applicati in ogni aspetto della nostra vita. Dalle relazioni interpersonali al lavoro, dalla gestione delle emozioni alle scelte quotidiane, le virtù stoiche ci offrono una guida preziosa per vivere una vita autentica e significativa. Ricorda, lo stoicismo è un viaggio, non una destinazione. Non c'è mai un arrivo, ma solo un continuo processo di crescita e miglioramento personale. Intraprendi questo viaggio con coraggio e determinazione e scoprirai la forza e la felicità che si celano dentro di te. Se sei interessato ad approfondire la tua conoscenza dello stoicismo, ti invito a iscriverti al canale Stoicismo 2.0 e a mettere un mi piace a questo video. Nei prossimi video esploreremo altri aspetti di questa affascinante filosofia e scopriremo come possiamo applicarla nella nostra vita quotidiana. Lascia un commento qui sotto e fammi sapere cosa pensi dello stoicismo. Grazie per aver guardato.